Buongiorno, vi ringrazio per essere qua. Passo subito alla relazione del professor Baricic. Lo introduco solo per chi non lo conoscesse ancora. Il professor Baricic è professore associato in medicina fisica e riabilitativa al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale a Novara e che è anche direttore della struttura complessa di medicina fisica e riabilitativa presso l'azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carità di Novara, oltre che vicepresidente del SIRN e tante altre cose che per questo momento lasciamo così. Io ringrazio sia il professor Baricic che il dottor Specchia di essere qua. A conferma che essere fisiatra è un'attività rischiosa, sono tutti e due con qualche complicazione. Lui è venuto con le stampelle, il professor Baricic è stato appena operato, per cui lo abbiamo in connessione, però come vedete è in forma spettacolare. Siamo una prova Ok. vivente che bisogna Per il recuperare. campionato, sì, per il campionato di soccer faremo presto qualcosa. Va bene, io lascio subito la parola al professor Baricic e ascoltiamo la sua relazione, che è neuromodulazione multimodale nel progetto riabilitativo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e mi scuso di non essere in presenza, però come diceva Corrado, purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, mi sono appena operato, quindi insomma non riuscivo fisicamente a essere lì con voi. Mi dispiace, insomma, cerchiamo con la tecnologia di ovviare un po' al fatto di non poter interagire in presenza. La mia relazione ha l'obiettivo soprattutto di darvi un po' le coordinate di quello che è l'ambito dell'argomento di cui andremo a parlare e di cui poi il dottor Specchia andrà maggiormente a entrare nel dettaglio, perché effettivamente la neuromodulazione è un po' uno dei trending topic, diciamo adesso, di quello che è in generale, insomma, l'approccio riabilitativo. Io spero che le slide facciano il loro mestiere e si muovano come dovrebbero muoversi e diversamente fatemelo presente. Ecco, infatti già. Ok. Allora, queste sono le mie disclosure. Nel titolo avete letto la parola neuromodulazione. Ora non penso che per molti di voi sia una novità, perché, come dicevo, se ne parla ormai in maniera piuttosto diffusa, ma in realtà parlare di neuromodulazione è un qualcosa che è connaturato alla riabilitazione in sé. Diciamo che il tassello in più è il fatto che l'utilizzo di tecnologie negli ultimi anni, il tentativo è di utilizzare questa evoluzione per cercare di facilitare quello che è già di base il principio di fondo della rieducazione dell'esercizio, cioè il fare apprendere o riapprendere alla persona, al paziente, quelli che sono gli schemi motori, poi in realtà non soltanto motori, che ha perso con la tipologia. Quindi neuromodulare vuol dire andare ad agire in varie forme, poi vedremo questo cosa significa, andare appunto a modificare in maniera positiva quello che è l'approccio dell'esercizio. Useremo dei modelli di riferimento per cercare insomma di condividere questi aspetti, perché le malattie neurologiche sono un po' una palestra che in realtà hanno con sé dei concetti che sono poi utilizzabili anche in ambiti non necessariamente neurologici. La cosa operativamente comoda, diciamo così, è il fatto che partiamo da una situazione fisiologica, c'è un qualcosa che altera la fisiologia e quindi altera anche quelli che sono i meccanismi che normalmente il nostro organismo mette in atto per cercare di ritornare a quella che era lo status quo prima dell'evento acuto. In questo senso l'ictus è probabilmente uno dei modelli più studiati, effettivamente da un primo punto di vista perché c'è un prima e un dopo che è facilmente quantificabile e dall'altro perché ci sono anche ormai molti studi che vanno a valutare quella che è la normale evoluzione dopo l'evento acuto. Sappiamo che l'ictus è un evento per definizione emergenziale, ma che in realtà
ha anche un aspetto di cronicità molto importante, perché se l'ictus è un evento acuto, le conseguenze dell'ictus sono conseguenze che poi la persona, il paziente, portano poi avanti per molti anni e che si riflettono in molti ambiti della disabilità, sia sulla funzione corporea che sull'attività e che sulla partecipazione. E come dicevo, abbiamo dei modelli teorici di recupero dopo l'ictus, cioè c'è una prima fase dopo l'evento acuto nel quale il paziente progressivamente va a recuperare, almeno in parte, quelle che sono le sue competenze. Queste modificazioni sono più evidenti nel primo periodo, rallentano dopo i primi 3-6 mesi e poi nella fase cronica capitano tutta una serie di cose che meriterebbero qualche giorno di discussione, non è questa la sede per parlarne, però il concetto di base è che molta parte di questi meccanismi di recupero sono legati a una riorganizzazione del sistema nervoso centrale. La cattiva riorganizzazione porta anche a delle conseguenze che chi si occupa di riabilitazione in ambito neurologico ben conosce, e la spasticità, Alessandro Specchi è uno dei più grandi esperti in Italia su questo argomento, è uno di questi segni di cosiddetta maladaptive plasticity, cioè non sempre quelli che sono i meccanismi che il nostro corpo mette in atto per andare a recuperare la funzione che si è persa sono meccanismi poi efficaci per andare a riprendere questa funzione. A volte si ha il paradosso che le modificazioni portano anche a perdere, a non riguadagnare quelle funzioni perse e anzi ad avere altri danni collegati a questi fenomeni di plasticità mal-adattativa. E questo porta poi a dei quadri noti. Questi sono i tipici pattern di spasticità, non è questo l'argomento della giornata, ma ci serve per capire come a volte il recupero, e questo è il primo concetto che vorrei passarvi, deve essere anche modulato, perché non necessariamente quei meccanismi che noi osserviamo nel sistema nervoso centrale sono meccanismi che portano a risolvere il problema, ma a volte portano ad aggiungere altri problemi a quelli legati alla perdita di funzione secondarie al danno. E questo perché? Perché le modificazioni post-acute avvengono a diversi livelli. Cioè una lesione del sistema nervoso centrale non è soltanto del sistema nervoso centrale in sé, ma porta dietro anche una serie di conseguenze che riguardano l'organizzazione del sistema nervoso, la connessione tra il sistema nervoso e l'effettore periferico e l'effettore periferico stesso, cioè il complesso muscolo-scheletrico, poi ci ritorneremo, che in conseguenza di una lesione centrale tende a modificarsi. Vorrei che questa diapositiva ve la stampaste bene nella mente perché ci ritorneremo poi in maniera diffusa. Quindi anche quando parliamo di spasticità, quindi di incremento del tono muscolare, anche questo è puramente un esempio, però è funzionale a quello di cui andremo a parlare oggi. Ecco, la spasticità è un segno clinico che è legato a tutte queste modificazioni, è legata ad alterazioni centrali, è legata all'alterazione dell'organizzazione delle vie di connessione tra il sistema nervoso e l'effettore periferico, ed è legata anche a modificazioni dell'effettore periferico stesso. E questo ci rende ragione del fatto che quando andiamo a trattare un paziente dobbiamo tenere presenti tutti questi elementi per far sì che il nostro intervento sia un intervento efficace da un punto di vista poi del percorso riabilitativo del paziente stesso. E qui capite che cominciamo ad andare un po' sul filosofico, perché anche gli approcci tradizionali riabilitativi si rifanno un po' a due modelli teorici. Adesso, senza scomodare la scuola di Atene, però ci sono alcuni approcci che hanno il cosiddetto approccio bottom-up e alcuni approcci che hanno invece il cosiddetto approccio top-down, cioè lo stimolo che io vado a portare alla persona, al paziente, parte dal tentativo di influenzare quella che è il controllo centrale, oppure va ad agire su quella che è la componente afferenziale periferica. E vedremo che in realtà questi approcci non sono poi così separati, in realtà, nell'atto pratico. E come dicevo, la distinzione, o meglio, la cosa importante che dobbiamo sempre comunque tenere presente è che noi abbiamo questi 3 livelli che vedete qui, sui quali andare ad agire per cercare di modificare la storia naturale della malattia del nostro paziente.
Ora, se usiamo una prima impostazione top-down, eh, significa che il nostro tentativo sarà quello di andare a cercare di modificare quelle che sono le variazioni che si osservano a livello del sistema nervoso centrale, sia per quella che è la pianificazione del movimento che per quella che è la conduzione di questo impulso verso la periferia. Qui è chiaro che giochiamo in un campionato dove dobbiamo anche fare i conti con la squadra che abbiamo a disposizione, perché è ovvio che nei meccanismi di recupero a seconda della patologia con cui ci stiamo confrontando, dobbiamo tenere presente che ci sono aspetti di neurofisiologia e di neuroanatomia che sono alla base anche dei meccanismi di recupero. Anche qui vedete in questo diagramma, che anche qua riprende a titolo puramente esemplificativo lo stroke, vedete che ci sono vari elementi che concorrono alla prognosi e al recupero. Da una parte quella che è definita la cosiddetta riserva strutturale, cioè quanto parenchima cerebrale è preservato dall'evento acuto, e dall'altra invece il cosiddetto balance interemisferico, cioè l'equilibrio dell'attività che si osserva tra i due emisferi. Voi sapete che dopo un evento acuto in realtà noi andiamo a vedere come l'equilibrio di attività delle due aree corticali, dei due emisferi destro e sinistro, va a modificarsi in conseguenza dell'evento acuto. La somma algebrica di questi due elementi è quella che ci porta verso il recovery, verso il recupero funzionale del nostro paziente. Quindi, perché neuromodulazione? Perché l'ambizione dell'intervento di neuromodulazione è di andare a modificare questa organizzazione. Qui vedete rappresentato l'evento acuto, quindi sul lato colpito noi sappiamo che si osserva una riduzione della eccitabilità corticale e dell'attività corticale su quel lato, che viene controbilanciata da un eccesso di attività sul lato controlaterale, cioè l'emisfero cosiddetto sano, anche se poi l'emilato non è sano quanto l'emisfero, ma questo è un discorso ancora più complicato, tende ad aumentare quella che è la sua attività, quindi l'equilibrio interemisferico va a modificarsi. E questo in realtà non è un aspetto prognostico favorevole, cioè un eccesso di attività del lato sano in realtà è correlato a una prognosi peggiore da un punto di vista funzionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo andare ad agire con tecniche di neuromodulazione che possono avere un duplice scopo. Da una parte quello di aumentare l'eccitabilità corticale sul lato colpito, o dall'altra cercare di andare a ridurre quella che è l'iperecitabilità sul lato sano in maniera tale da ripristinare l'equilibrio interemisferico. Ci sono diverse tecniche che consentono questo tipo di approccio. Le stimolazioni cerebrali non invasive più note sono la stimolazione transcranica magnetica e la TDCS, la stimolazione transcranica con corrente diretta, che a seconda di come vengono modificate, sono in grado di modificare l'eccitabilità corticale. Quindi a seconda di come noi andiamo a stimolare i nostri emisferi, colpito o non colpito, siamo in grado di aumentare l'eccitabilità del lato colpito oppure di ridurre l'iperecitabilità del lato sano, in maniera tale da cercare di riequilibrare l'attività corticale dell'encefalo colpito da ictus. Perché è importante? È importante appunto per fare in modo che il nostro paziente possa riprendere più correttamente quella che è la normale programmazione del movimento. Adesso non è il caso di scendere nel dettaglio delle varie modalità di stimolazione che possiamo utilizzare, non è questo il senso della giornata, però un primo concetto che vorrei che vi passasse è che è dimostrato che queste tecniche di stimolazione funzionano. Quindi noi possiamo andare a modificare quella che è l'attività corticale e questa modificazione dell'attività corticale predispone il paziente a un miglioramento anche del recupero funzionale. E perché è importante? Perché noi possiamo combinare la neuromodulazione con tecniche neurofisiologiche con l'esercizio, cioè il predisporre il paziente a essere maggiormente responsivo al trattamento riabilitativo è un qualcosa che predispone la persona
anche a essere maggiormente ricettiva ai benefici collegati all'esercizio. Anche questo è soltanto un esempio su modello murino di lesione midollare, e gli autori hanno osservato come combinare tecniche di stimolazione magnetica e tecniche di rieducazione al cammino, in questo caso con un treadmill, fosse associato sia a un incremento della funzione del cammino del topino, con anche un razionale biologico, perché c'era un incremento, anche lo vedete in queste figure, dei neurotrasmettitori espressi nel sistema nervoso del topino. Quindi la combinazione esercizio e neuromodulazione è una combinazione che funziona. Noi siamo in grado di modificare quella che è la storia, l'evoluzione della patologia, se noi andiamo a intervenire nella maniera corretta sul nostro paziente, in questo caso sul nostro topino. Secondo ambito del bottom-up, cioè del top-down, scusate, noi possiamo andare ad agire anche su quel network che abbiamo a livello midollare, che connette e che consente di mediare quelli che sono gli output dall'encefalo fondamentalmente e gli input che derivano dalla periferia. Voi sapete che tutti i meccanismi di riapprendimento motorio, anche quelli da mettere in atto dopo una lesione del crociato, banalmente, si basano sulle informazioni che noi abbiamo sul movimento, su come viene eseguito e sull'informazione propriocettiva sensitiva periferica della qualità del movimento che noi stiamo effettuando. Quindi agire a livello del network, dove l'input e l'output, l'afferenza e le efferenze vanno ad incontrarsi, è indispensabile affinché la persona, il paziente, abbiano l'informazione corretta e riescano per quanto possibile a rimodulare l'informazione anche efferente di produzione del movimento. E quindi tutta la filosofia che sta alla base delle tecniche di stimolazione del midollo hanno proprio questo razionale. In realtà le tecniche sono differenti, perché ci sono tecniche invasive di stimolazione epidurale e spinale, ma anche tecniche non invasive di stimolazione transcutanea. E quindi, anche se in realtà l'approvazione da parte dell'FDA è soltanto per il controllo del dolore, ci sono evidenze crescenti che modulare l'attività midollare possa essere in grado anche di modificare quella che è la componente motoria della persona. E in questo senso ci sono studi molto, molto importanti, alcuni di questi che hanno avuto anche una eco mediatica piuttosto elevata, condotti dai gruppi svizzeri, dove si è visto come l'associazione di stimolazione invasiva associata a programmi di esercizio in categorie di pazienti ben identificati possono essere in grado anche di consentire una ripresa di movimento attivo. Qui, anche qua, meriterebbe una giornata dedicata, però insomma sicuramente ci sono degli input che sono molto, molto interessanti. E in realtà anche la modulazione transcutanea, quindi molto più semplice, ha dimostrato in questi studi abbastanza recenti di come questo sia in grado di modulare sia alcune componenti di alterazione del tono muscolare, sia anche di risposta allo stiramento del muscolo, che come sapete sia il clono che la presenza di ipertono o di reazioni patologiche come segno di Babinski, che vedete qui sotto, sono legate a un'alterazione dell'afferenza dell'informazione sensitiva periferica e all'alterata rielaborazione che porta a un alterato output, quindi a un incremento del tono in uscita. La stimolazione midollare è in grado di modificare anche questi parametri. Poi in realtà a questo livello esistono anche delle tecniche di cosiddetta neuromodulazione su base farmacologica. Adesso non ci dilunghiamo, ci sono delle tecniche per la somministrazione locale di farmaci che consentono anche in questo senso di andare a modificare la risposta afferente-efferente, ma appunto insomma non è questa la sede per parlarne, ma giusto così un'idea che vi butto lì. Anche perché sono tutte queste tecniche che possono essere coordinate, quindi sono complementari, quindi possono essere integrate una con l'altra. La parte spesso però dimenticata, no, quando si parla di neuromodulazione, è l'effettore periferico, cioè tutti ci concentriamo, no, perché è molto affascinante l'influenza che il sistema nervoso centrale ha sul movimento, e sicuramente è un aspetto molto rilevante, però non ci dobbiamo dimenticare che se noi non andiamo ad agire anche sull'effettore periferico, tutto ciò che possiamo fare a livello centrale, quindi tutto quello che possiamo modificare
a livello del controllo del movimento e della conduzione del controllo del movimento, lo perdiamo se l'effettori periferico non è messo in condizione di trasformare la programmazione del movimento in un movimento efficace. Quindi in realtà il criterio del bottom-up è assolutamente razionale, quindi quello che dicevo prima, non dobbiamo dimenticare che queste tre componenti sono tutte e tre ugualmente importanti. E non dobbiamo dimenticare che il muscolo del paziente è molto spesso un muscolo patologico, è un muscolo che perde quelle che sono le caratteristiche sue funzionali, ma a prescindere dalla patologia. In questa diapositiva voi vedete quello che capita per esempio dopo una lesione midollare. In questo caso si perde una componente di innervazione e ci sono meccanismi in realtà di innervazione, denervazione e reinnervazione ripetuti che portano a modificare quella che è proprio la struttura stessa del muscolo con una riduzione della massa muscolare, ma anche con uno shift delle fibre, con una perdita delle cosiddette fibre lente, che sono poi quelle legate alla contrazione antigravitaria, con un incremento delle fibre cosiddette rapide. È un muscolo che anche funzionalmente cambia il suo comportamento perché cambia quelle che sono le sue caratteristiche istologiche, biologiche ed energetiche. Ma non pensate, cambia anche, e qui spiace autocitarsi, anche in quelli che hanno avuto una lesione al crociato e hanno come sottoscritto un tutore posizionato o come il povero dottor Specchia che è lì seduto davanti a voi. Cioè un muscolo che non si usa è un muscolo che si modifica, perde massa, perde rapidità di contrazione, cambia il suo assetto mitocondriale, quindi cambia anche la sua capacità di sostenere uno sforzo prolungato. Quindi quando noi pensiamo a un paziente e pensiamo a un muscolo di un paziente, dobbiamo pensare a un muscolo che ha perso o che comunque rischia di perdere quelle che sono le sue caratteristiche fisiologiche, quindi anche la sua risposta dinamica attiva sarà evidentemente modificata. E qui il concetto di elettrostimolazione è un concetto estremamente importante perché noi adesso applichiamo questa definizione operativa che era quella cara al mio ex capo, il professor Cisari, cioè l'utilizzare a fini terapeutici le possibilità di generare a livello del tessuto nervoso o muscolare un potenziale di azione artificiale con applicazione in un campo elettrico esterno. Questo è quello che noi facciamo quando elettrostimoliamo un muscolo. Però, come vedete in queste immagini che ho riportato, di elettrostimolazione si parla da parecchio tempo. I lavori di Scribonio Lario, che suggeriva di utilizzare la torpedine anche come cibo per stimolare i nervi, poi gli studi di Galvani, quelli di Duchamp di Boulogne, il fascino, no, che la stimolazione elettrica ha sempre avuto in biologia e in medicina è un fascino importante, cioè noi applichiamo una stimolazione e vediamo un movimento, capite? È una cosa bellissima. È chiaro che però questa meraviglia biologica ha tanto più senso quanto più la inseriamo all'interno di un percorso e di quello che è poi un obiettivo del trattamento che andiamo ad utilizzare. Anche perché insieme al fascino indubitabile l'elettrostimolazione si porta dietro anche tutta una serie di falsi miti non positivi. Parlavamo prima di spasticità, uno dei dogmi 20 anni fa era che non si elettrostimola un muscolo spastico perché la spasticità peggiora e aumenta, oppure che comunque tu inneschi una contrazione sì, ma una contrazione non fisiologica, quindi non va bene. E poi se il muscolo è denervato, peggio, perché rallenti la reinnervazione e comunque se anche stimoli non modifichi la forza e insomma non hai in realtà un grosso beneficio. Lo vedremo adesso rapidamente, questi miti in realtà sono falsi miti, legati, o meglio, come tutti i miti hanno un fondo di verità, ma come sempre, ecco, parlare di elettrostimolazione, lo vedremo, vuol dire tante cose. Quindi scegliendo l'onda giusta e scegliendo il tipo di stimolo giusto, in realtà anche alcune problematiche possono essere facilmente sorpassate e questo strumento può essere utilizzato anche in contesti dove una volta veniva solitamente consigliato, insomma, di ignorarlo. Da un punto di vista della fisiologia muscolare, effettivamente, ecco, la contrazione del muscolo che l'elettrostimolazione innesca ovviamente non è
la stessa che avviene in fisiologia, ma questo, viva Dio, è piuttosto normale. Voi sapete, insomma, che l'organizzazione in unità funzionali del muscolo, quelle che Sherrington descrisse ormai, insomma, qualche decennio fa, è legato al tipo di contrazione che ci viene richiesto per il gesto funzionale che stiamo andando a compiere. Ovviamente, se io applico un campo elettrico esterno, questo non avviene. Io ho un reclutamento delle fibre che non è selettivo, ho un reclutamento delle unità motorie che è sincrono e quindi che non è legato alle richieste funzionali. Quindi sicuramente, se vogliamo confrontarlo a una contrazione fisiologica, questo è un pattern non fisiologico, ma poi vedremo, questo non vuol dire che non sia un pattern che da un punto di vista riabilitativo non possa essere assolutamente utile. E poi ovviamente anche come dire, le conseguenze della contrazione possono essere un pochino diverse, perché in realtà questa non selettività porta anche a un aumento delle richieste metaboliche, quindi in realtà anche questo è un punto di vista positivo, perché noi stiamo comunque allenando queste fibre muscolari in maniera piuttosto intensiva. E peraltro è dimostrato ormai da molti anni che anche attivare perifericamente, bottom up, un muscolo porta con sé anche un'attivazione delle aree corticali. Quindi anche se noi stiamo innescando un movimento che non parte dalla volontà del soggetto, noi in realtà comunque stiamo innescando anche un'attivazione delle aree motorie, premotorie e supplementari. Il termine neuroni mirror probabilmente in questo senso non è citato a caso. E sul muscolo, anche questi lavori di Liber sono ormai storici, però sappiamo che l'elettrostimolazione serve come? Aumenta la massa, aumenta le dimensioni delle fibre, quindi da un punto di vista anche del volume muscolare, certamente questa stimolazione ha un effetto positivo, con ovviamente un rischio di fatica muscolare se non correliamo bene, ma anche qui non è un problema della tecnica, è un problema di come questa tecnica viene utilizzata, di come impostiamo la frequenza, di come impostiamo gli obiettivi, di come utilizziamo all'interno del nostro percorso questo che è uno strumento al nostro servizio e che ovviamente dobbiamo utilizzare in maniera corretta. Quindi, anche se parliamo per esempio di denervato, che una volta era il caveat per definizione, che ha modificato la sua attività per 1000 motivi, immobilizzazione lesione nel centrale, è un muscolo che perde le sue caratteristiche. E anche qui, perdonate l'insistenza, tutte queste cose capitano rapidamente. Quindi, se noi dobbiamo intervenire, dobbiamo farlo il prima possibile, perché in poche ore, in pochi giorni, noi abbiamo già delle alterazioni funzionali che precedono quelle strutturali e che quindi poi devono essere rieducate in lungo termine. Chi si occupa di riatletizzazione sa che la massa muscolare non è tutto per valutare la funzione di un muscolo e anche nella fase di perdita questo aspetto è estremamente rilevante. E quindi se lo stimoliamo dobbiamo tenere presenti questi elementi che abbiamo detto. E anche sul rinforzo muscolare ci sono un sacco di protocolli, un sacco di variabili, ma anche qui il concetto di base è che non dobbiamo dimenticarci quello che è l'obiettivo di funzione che andiamo a porci. Però, come dicevamo, l'elettrostimolazione e il rinforzo muscolare sono due concetti che vanno piuttosto bene insieme perché è dimostrato che l'elettrostimolazione sia efficace nel mantenere e nel recuperare la forza del muscolo. Ovviamente con usi diversi in contesti diversi. Questo è un esempio di un vecchio lavoro sui pazienti con lesione midollare e vedete come la stimolazione cronica fatta per anni fosse in grado di ripristinare la massa muscolare e anche di modificare la sua composizione. Quindi l'uso cronico della stimolazione è in grado comunque di agire anche nel lungo termine sulle caratteristiche funzionali biologiche del muscolo. Anche questo, vedete, è un lavoro dello stesso gruppo di qualche anno prima. Vedete come anche un muscolo denervato da più di 10 anni, nell'arco di più tempo, insomma, fosse in grado di anni di stimolazione, fosse in grado di riprendere quelle che erano le sue caratteristiche funzionali di massa. Ma in realtà i concetti alla base della stimolazione, come avevo già accennato, vanno al di là dell'effetto
biologico sul muscolo. Ci sono ormai molti lavori, molti di questi storici, che hanno studiato come la generazione di movimento tramite l'elettrostimolazione periferica possa andare a influenzare anche quelli che sono i pattern di controllo del movimento. Questo è un vecchio lavoro che si rifà al concetto dei cosiddetti CPG, Center Pattern Generator, che sono delle strutture periferiche, o meglio, più periferiche rispetto all'encefalo a livello midollare nello specifico, che nel modello animale si sono dimostrati essere in grado di innescare una marcia automatica. Nell'uomo la questione è un po' più complicata, però certamente l'applicazione di determinati modelli di stimolazione periferica atta a rigenerare un movimento attivo può essere in grado di influenzare anche nell'uomo questo tipo di pattern di stimolazione al movimento. Quindi si parte da un modello di esercizio indotto dalla stimolazione e si arriva a rimodulare quello che è il controllo del movimento stesso da parte della persona, del paziente. E come vedete, questa è una revisione dell'anno scorso, dell'anno scorso, vedete come in realtà il trend dell'utilizzo della stimolazione come stimolazione non solo del muscolo è un trend che sta aumentando. Vedete come sono cresciute anche la fetta di pubblicazioni negli ultimi anni legate alla neuroscienza e alla fisiologia, non soltanto alle scienze dello sport, che ovviamente insomma, sono state tradizionalmente quelle dove questi ambiti si sono occupati. Quindi gli ambiti di interesse via via sono ambiti che stanno crescendo negli anni e vedete come le connessioni e le aree di interesse che si osservano sono aree comunque molto variegate tra di loro e come questo ha generato anche delle interconnessioni funzionali dinamiche anche in linee di ricerca clinica, cioè noi ormai ragioniamo non più soltanto come elettrostimolazione in sé, ma ragioniamo in termini di elettrostimolazione come qualcosa di associato a esercizio sicuramente, più in generale aspetti riabilitativi, ma collegati anche a patologie complesse, spinal cord injury, stroke, e come in realtà le linee di ricerca mettono insieme e via via mettono sempre di più insieme anche aspetti di funzione più complesse. Quindi sia strutturale, l'atrofia, la sarcopenia, la componente mitocondriale e energetica, ma anche gli aspetti funzionali, il rinforzo, il cammino, l'ingegneria tessutale, la neuromodulazione, tutti aspetti che portano a interconnettere da una parte l'intervento clinico, dall'altra le linee di ricerca che rispecchiano poi quelle che sono anche le esperienze poi pratiche di ciascuno di noi. Perché la sfida, e questa è forse la diapositiva più importante, no, di questa presentazione che è presa da questo bellissimo lavoro sul Journal of Physiology, che valuta appunto gli aspetti funzionali dell'elettrostimolazione, perché l'importanza della stimolazione del sistema nervoso, cioè pardon, del muscolo, è che in realtà questa stimolazione non è soltanto stimolazione del muscolo, mette insieme quella componente di effettore periferico, ma anche quella componente di afferenza sensitiva che consente di rimodulare anche l'efferenza motoria. Quindi noi andiamo ad agire sia sulla componente motoria, sia sul network sensitivo e chiaramente la compartecipazione e la ottimizzazione delle risposte in questi ambiti è quello che porta ad avere i migliori risultati funzionali. Anche perché, come dicevo, di stimolazione abbiamo tanti tipi. Noi abbiamo stimolazione neuromuscolare, stimolazione funzionale, stimolazione di rinforzo tendenzialmente, le tense antalgiche, sono tutte tecniche diverse, ma che hanno alla base, con anche diversi parametri, ma che hanno alla base lo stesso concetto. Noi stimoliamo perifericamente per modificare il muscolo, anche per modificare però anche quello che è il controllo del movimento e soprattutto se parliamo di stimolazione elettrica funzionale e di terapia con stimolazione elettrica funzionale, vedete noi mettiamo dentro tanti elementi. Sì, sicuramente l'aspetto della FES, cioè lo strumento che stimola la contrazione, ma dall'altra il paziente che ci mette del suo, attivamente partecipa alla programmazione del movimento e dall'altra il terapista che guida e imposta il movimento, gli obiettivi dell'esercizio che andiamo a proporre, nel quale c'è anche l'elettrostimolazione.
Questo è un altro bel lavoro che vi consiglio di leggere, che ci dà un po' una sorta di flowchart, quindi di come andare a decidere di scegliere una opzione, no, terapeutica in questo senso, al di là delle controindicazioni, cioè andare a capire qual è il movimento target, cosa possiamo aspettarci dalla FES, come possiamo usare l'elettrostimolazione e poi più praticamente, ecco, andare a cercare i target locali. Ecco, vi consiglio appunto di andare a leggerla perché è molto interessante. E per tornare rapidamente alla spasticità, giusto per smentire, no, i miti, uno dei miti che dicevamo prima, in realtà la stimolazione elettrica funziona e ha un effetto positivo anche sul muscolo spastico, quindi anche un muscolo patologico non deve frenarci nell'uso corretto della tecnica di elettrostimolazione. Quindi, rapidamente, perché neuromodulazione? Perché dobbiamo facilitare il vero recupero muscolare cercando di inibire quei fenomeni maladattativi. Dall'altra recuperare la forza muscolare, quindi accompagnare il paziente in questa fase. Se il paziente non riesce a contrarre volontariamente il muscolo, non potremo rinforzarlo con quel tipo di esercizio, ma l'elettrostimolazione è un buon compendio. E ovviamente, in caso specifici, di alterazioni specifiche, come possono essere la spasticità, ci vorranno terapie complementari adeguate, questo è ovvio, ma altro concetto importante, che cominciamo ad avere evidenze che i meccanismi di neuromodulazione sono in grado di controllare la maladaptive plasticity. Quindi noi possiamo cercare di influenzare positivamente questo aspetto e quindi usare tecniche di neuromodulazione nel progetto riabilitativo è decisamente importante. Altre ricerche sicuramente. E qui arriva il concetto della cosiddetta Adaptive Functional Electrical Stimulation, cioè andare a neuromodulare l'attivazione periferica muscolare in funzione del paziente e dei bisogni del paziente che ha, perfettamente sposano quei concetti da una parte di azione sulla periferia, sul muscolo, sull'effettore, dall'altra di andare a modulare quella che è la programmazione dell'attività motoria. E quindi un'apparecchiatura che riesce a sintetizzare i due concetti chiaramente agevola il lavoro del medico, del terapista, ma soprattutto agevola quello che è il percorso del paziente, perché se noi riusciamo a inserire quegli aspetti dinamici e quindi di supporto al movimento attivo che abbiamo visto essere importanti nella modulazione dell'attività, è chiaro che noi andremo ad agire contemporaneamente su tutti e tre quegli elementi che abbiamo visto prima. Quindi noi riusciamo sia ad agire perifericamente sul muscolo, riusciamo a agire sulla componente afferenziale ed efferenziale a livello midollare e riusciamo anche ad andare a modulare quella che è l'attività corticale. La sfida è impegnativa, quindi anche la scelta, torno indietro un attimo, scusate, di quelli che sono i pattern di movimento che andiamo a proporre al paziente sono chiaramente indispensabili, cioè è chiaramente indispensabile che vengano inseriti nella maniera corretta nel percorso del singolo paziente, perché qui abbiamo 50 esercizi, ma non è che tutti e 50 andranno bene per la stessa persona, dovremmo essere bravi noi a scegliere quelli che sono i percorsi più corretti per ciascuno di queste persone, anche perché abbiamo visto i network, quindi le reti neurali che si creano a seconda dei bisogni del paziente possono essere variabili e andare ad analizzare e includere anche elementi e aspetti molto diversi fra di loro. Ma non dimenticate che poi l'effettore periferico è molto più di quello che noi pensiamo. Noi lavoriamo sul muscolo, lavoriamo sul sistema nervoso, ma stiamo lavorando anche sull'osso, non soltanto sul muscolo. C'è la combinazione di effetti che noi abbiamo quando stimoliamo correttamente e diamo i corretti input motori, in realtà è molto più complesso ed è molto più utile in realtà anche di quello che noi normalmente pensiamo. E adesso non vorrei portare via troppo tempo ad Alessandro e poi diciamo alla declinazione pratica dei concetti, però vi do solo un altro input importante, perché se parliamo di movimento, parliamo anche di sinergie muscolari.
Questo lavoro si rifà a pazienti neurologici, però non dimenticatevi che in realtà i pattern di reclutamento agonisti e antagonisti è quello che si richiede anche all'atleta, cioè la possibilità di avere un corretto timing di attivazione, di cocontrazione o di inibizione di gruppi muscolari agonisti, antagonisti o sinergici è alla base di un movimento efficace. Quindi andare a influenzare positivamente questi aspetti è essenziale in tutte le tipologie di pazienti. Chiaramente, ecco, nel paziente che ha avuto una complicanza solo ortopedica è, tra virgolette, più semplice perché il controllo motorio è preservato. In un paziente con disabilità neurologica, la difficoltà ulteriore è legata al fatto che il controllo motorio può non essere adeguato e quindi può rendere più complesso anche il compito di chi si occupa di riabilitazione, perché i meccanismi di apprendimento e riapprendimento sono chiaramente diversi e più complessi, quindi la sfida spesso insomma, richiede uno sforzo supplementare. Io, io ho rubato credo abbastanza tempo, ringrazio tutto il gruppo di neuromodulazione del mio ospedale e della nostra università che lavora su tanti aspetti da tanto tempo e anche due colleghi, il professor Krasiukov dell'Università della British Columbia e il dottor Molteni di Villa Beretta, con il quale insomma abbiamo un po' di progetti in ballo su questo ambito e vi ringrazio per l'attenzione. A questo punto passo la parola al dottor Specchia, Alessandro Specchia, che è fisiatra. Prima si parlava di Villa Beretta, lui è proprio lì, con una lunga esperienza a Villa Beretta, che è il presidio riabilitativo dell'ospedale Valduce, Costa Masnaga, penso che lo conosciate tutti come punto di riferimento, uno dei centri più significativi in Italia. La sua relazione è la neuromodulazione multimodale nel paziente neurologico, serie di casi clinici. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto chiedo scusa se rimango seduto perché cerco di riposare il ginocchio. Come detto prima, il caso ha voluto che entrambi, sia io che Alessio, ci infortunassimo al ginocchio in una modalità molto simile e dunque lui è un po' più avanti nella fase di recupero e io sono proprio nella fase iniziale. Io cercherò di portare l'esperienza proprio pratica di alcuni casi clinici in termini di Villa Beretta, della struttura in cui lavoro, in termini di recupero funzionale impostato in una modalità che è quella che appunto diceva prima il dottor Baricic, cioè una neuromodulazione complessa che necessariamente deve essere complessa perché complesso è il caso e il paziente. Se dovessi essere davvero non chiaro, insomma, o comunque non comunicativo, fermatemi perché non ho presente bene un po' il background di chi è qui, per cui mi farebbe davvero piacere comunicare il perché abbiamo fatto certe cose, per cui se non dovesse essere chiaro anche solo i risultati, insomma, cerchiamo di interagire. Come diceva prima Corrado, io lavoro a Villa Beretta, che è un presidio riabilitativo dell'ospedale Valduce, il cui direttore è il dottor Molteni. Ora non lo cito così per devozione, ma perché ci tengo a sottolineare alcuni aspetti dell'impostazione di lavoro che il dottor Molteni ha dato nella sua pluriennale carriera alla sua attività ma anche alla struttura, che a mio avviso è il motivo per cui io lo dico sinceramente, sono andato a lavorare a Villa Beretta, perché insomma sono molto d'accordo su questo tipo di impostazione e che ha caratterizzato non solo l'attività del dottor Molteni ma proprio della struttura, cioè ha cambiato radicalmente quello che era il modo di lavorare di un'intera struttura, condizionando mediante diverse interazioni anche il lavoro di altri centri nel mondo. Cioè, io lo ritengo uno studioso che ha dato un'impronta di modificazione della riabilitazione. Il nostro, come dicevo prima, è una struttura che si occupa prevalentemente, anzi direi esclusivamente, di neuroriabilitazione, per cui pazienti neurologici con un impatto anche solo quantitativo di attività non indifferente. Qui ho riportato le attività giornaliere, gli accessi giornalieri, per cui ci sono circa 150 pazienti che vengono seguiti presso la nostra struttura in diverse modalità.
Dicevo prima in ambito neurologico perché le disabilità di cui ci occupiamo derivano prevalentemente o da lesioni maggiori dell'encefalo, traumi cranici, tumori cerebrali, emorragie. Non si sente? Ok, allora lo avvicino. Meglio così? Sì, ok. Traumi cranici, neoplasie o emorragie che portano anche a stato di coma, malattie del midollo spinale, per cui anche in questo caso lesioni traumatiche, problematiche di tipo vascolare, stroke, quello di cui ha parlato spesso il professor Baricic prima, e malattie degenerative o genetiche del sistema muscolare o nervoso, SLA o miopatie. L'impronta che dicevo prima è stata quella di avere sempre presente tre ambiti, cioè quello clinico, quello puramente clinico, quello scientifico per cui mirato alla ricerca e quello diciamo anche industriale. Perché questo è stato tra virgolette facilitato. Il dottor Molteni è di Cantù, per cui è in piena zona imprenditoriale con un approccio che anche nella vita quotidiana è basato sulla concezione imprenditoriale, però scherzi a parte è stato facilitato dal fatto che nella zona ci sono diverse, in Lombardia, in Brianza, ci sono diverse strutture industriali che hanno interagito ai fini di sviluppo anche di tecnologia utilizzabile in riabilitazione. Per cui l'attività quotidiana riabilitativa non si è fermata alla sola assistenza, ma è praticamente quotidianamente significa anche fare ricerca applicata alla clinica, non ricerca diciamo di base, non ricerca puramente teorica, formazione del personale e sviluppo dell'innovazione e della tecnologia. E dunque, se dovessi riassumere quello che può essere il titolo della tipologia di approccio clinico che c'è nella nostra struttura, è quello di fare una riabilitazione mediante l'utilizzo della tecnologia. Perché? Non solo come strumento, diciamo così, terapeutico, ma proprio come strumento clinico, cioè che va dal diagnostico anche al terapeutico, all'innovazione, cioè al cercare di introdurre nuovi strumenti, nuovi concetti nella pratica clinica. E questo è fondamentale anche perché il percorso che il paziente segua possa essere quanto più migliorativo e rispondere a criteri della medicina basata sull'evidenza. Faccio giusto una brevissima introduzione anche teorica che ricalca in realtà quello che ha detto già il professor Baricic, semplicemente per poi introdurre quello che praticamente è la nostra attività. Vado veloce perché appunto molte cose sono state già dette. Il movimento, se vogliamo parlare del movimento, il movimento è una funzione veramente molto complessa, per cui se solo noi ci fermiamo al cammino, la deambulazione, se andiamo a vedere le aree corticali interessate, vedete che non c'è un'area, sono tante aree, quella della programmazione motoria, quelle sensoriali, quelle visive, ma quelle corticali probabilmente sono anche quelle meno indispensabili nello svolgimento poi della funzione motoria, e questo lo certificano l'osservazione pratica di vedere persone che hanno dei danni corticali massivi ma che riescono a produrre un movimento. Sono altrettanto fondamentali dei centri più profondi, che sono quei centri che vanno per l'appunto a creare di gestione del movimento più che di esecuzione del movimento. E come diceva prima il professor Baricic, ancora di più scendendo rispetto a quello che è il sistema nervoso, ma in realtà non solo, completamente l'organismo umano, bisogna per forza andare a osservare e a interagire con centri che sono nel sistema nervoso anche più in basso, cioè a livello midollare, come ad esempio quelli che citava i Central Pattern Generator, cioè delle strutture, proprio delle aree funzionali che sono in grado di gestire anche in modo autonomo l'esecuzione di un movimento a livello spinale, senza interazioni con le parti alte. Questo cosa ci dice? Che il movimento non è produzione di attività muscolare, o perlomeno non è solo quello, anzi probabilmente quella è la parte più facile, tra virgolette, naturalmente da gestire. È un continuo di interazione tra diverse afferenze ed efferenze, per cui di stimoli eccitatori e di stimoli inibitori, che devono essere, la vera difficoltà è quella di integrare e gestire questi input per poi avere una funzione quanto più ottimale possibile.
Parlando prima anche lì, no, uno dice sono stati identificati dei central pattern generator, una quindicina credo almeno di anni fa, ma in realtà con l'avanzare degli studi non esiste un central pattern generator. Questi sono la rappresentazione semplificata dei central pattern generator a livello midollare, perché anche qui è un'interazione in realtà molto complessa ed è quella che è gestita dagli interneuroni, cioè quei neuroni che non sono né quello che va alla corteccia né quello che va al muscolo, ma sono degli neuroni che mettono in connessione questi due neuroni lunghissimi, che hanno delle vie lunghissime. Perché è importante fare questa premessa? Perché se dunque la strutturazione della produzione del movimento è un sistema complesso che vede questi diversi tipi di aree e di interazioni, il nostro approccio, se vogliamo cercare di interagire positivamente con questo recupero, è di agire in modo complesso, per cui su diversi sistemi ed in un modo molto controllato, cioè che sia in grado di mettere insieme quello che sto facendo da quello che sto sentendo e come devo modulare le interazioni tra questi. Questo è quello che la tecnologia può cercare di fare. Perché? Perché l'utilizzo di strumenti permette di misurare in modo preciso quello che viene fatto, permette a volte anche di eseguire in modo corretto un movimento e dunque, come dire, dare un'afferenza corretta che possa poi essere gestita a livello centrale. Tutto questo ha un risvolto anche biologico, come diceva prima il collega, cioè non è solo utilizzo certi centri. Questo significa se io creo delle interazioni ottimali, produco alimento l'attività di vie e dunque la produzione di interneuroni, la riattivazione di neuroni che hanno un senso biologico, cioè vado a modificare la struttura anatomica proprio dell'organismo. Non si tratta solo di creo una funzione di un certo tipo, no, io vado a cambiare proprio la struttura anatomica. E questo è anche il senso dell'introduzione della stimolazione transcutanea o comunque della stimolazione midollare con stimolatori impiantati. Per cui è importante anche creare una stimolazione a livello midollare. Questo studio secondo me è stato molto interessante nella sua semplicità, cioè hanno fatto delle risonanze funzionali, per cui delle risonanze in cui si andava a vedere l'attivazione delle aree cerebrali in un gesto semplicissimo, il sit to stand, mettersi in piedi, prima con e senza stimolazione midollare. Cosa hanno visto? Che le aree cerebrali interessate erano diverse. E cosa succedeva però in realtà? Che c'era uno shift, una tendenza ad attivare maggiormente, qui sono citate le aree cerebrali, qui si vede il cursore, non lo so se si vede il cursore, sì, ok, aree cerebrali che in realtà sono tutte diciamo delle funzioni sensitive, non delle funzioni motorie. Questo ci fa capire come è molto importante quello che arriva su e se noi stimoliamo a livello midollare attiviamo delle aree sensitive che poi possono aiutare nella produzione del gesto, insomma, della componente motoria effettiva. E ultima, diciamo, penultima introduzione dal punto di vista teorico. Questa è una modalità che risponde a una teoria della cosiddetta active inference, che è una teoria che è stata introdotta in ambito medico da un neuroscienziato con un background psicologico, il professor Freestone dell'Università di Londra, che cosa dice? Lui l'aveva studiata per creare uno strumento di esecuzione della risonanza funzionale, per cui in base a che cosa io dico come vengono attivate delle aree, come vado ad identificare le aree. Lui cosa in pratica è arrivato a dire? Che la produzione del movimento, la funzione neuromotoria in realtà vede la presenza di qualcosa di già precostituito, cioè il collega prima parlava delle sinergie muscolari, è come se un certo tipo di movimento, come deve essere eseguito, è già presente nel nostro corpo. Per farlo in modo adeguato è necessario che noi abbiamo delle afferenze che ci permettono di allineare il nostro modello precostituito a quello che stiamo facendo e noi questo lo facciamo adeguando quello che stiamo facendo rispetto a quello che osserviamo, le afferenze. Dobbiamo cercare di matcharlo, di allinearlo a quello che è il precostituito. Quando si riesce a fare questo c'è il consumo energetico minore,
Cioè io pensavo di fare una cosa e la sto facendo effettivamente. Questo è il gesto più funzionale, più fluido, è quello a minor dispendio energetico. Questo è il concetto di active inference, cioè c'è una inferenza attiva che deve conciliarsi con quello che in modo precostituito è presente nel nostro corpo. Quando c'è una lesione cerebrale, c'è una lesione midollare, cosa succede? Può essere lesa l'area dove è precostituito quello che dobbiamo fare, oppure c'è una cattiva comunicazione tra quello che arriva o tra quello che fa, a volte tra tutto, per cui è un bel problema. Riprendendo, e arrivo poi a descrivere i casi clinici, dunque la logica della kinesiterapia adattativa mediante la stimolazione elettrica funzionale un po' in modo sintetico riprende tutto questo, cioè io devo creare una funzione periferica idonea, devo però fare in modo che arrivi su, e deve arrivare su in modo adeguato, cioè rispondendo a qualcosa di funzionale, che sarebbe il gesto precostituito, nella modalità adeguata. E questo è quello che ha dimostrato, l'ho messo anch'io perché insomma, purtroppo facciamo lo stesso lavoro, per cui molte cose sono simili. Quello studio cosa diceva, che ha citato prima il collega, che c'è stata una maggiore tendenza a recuperare le adeguate sinergie muscolari dopo utilizzo di questa terapia. È un po' quello che dicevo prima. Cosa vuol dire? Io ho cercato o sono riuscito a far allineare un po' di più quello che faccio rispetto a quello che probabilmente è il movimento più idoneo, precostituito nell'organismo umano. Dunque, passo alla parte pratica, descriverò alcuni casi. Casi che hanno diversa eziologia e in cui noi abbiamo cercato di applicare l'elettrostimolazione funzionale in che modo? Sia a livello, tra virgolette, più tradizionale, cioè mediante una elettrostimolazione funzionale agli arti inferiori e agli arti superiori, a volte associata ad una stimolazione elettrica epidurale transcutanea, cioè non mediante uno stimolatore impiantato a livello midollare, ma attraverso un'applicazione di un campo elettrico a livello cutaneo, a livello cervicale oppure lombare. Il primo caso che descriverò è quello di un ragazzo del 96 molto sfortunato, perché lui ha avuto un'ipoperfusione midollare, ha avuto la formazione di bolle d'aria a livello polmonare, che è un evento abbastanza frequente purtroppo mentre faceva un'attività sportiva, e ha avuto come complicanza, mentre gli veniva posizionato un drenaggio toracico a livello appunto per drenare quest'aria fuori dal polmone, è stata lesionata l'arteria succlavia, e questo ha generato un'ipoperfusione a livello midollare, per cui lui funzionalmente ha un quadro di paraplegia con spasticità. Il livello era T5, per cui un dorsale medio. Qui vediamo quando in una fase intermedia, per cui in una fase già subacuta in cui lui era ritornato a camminare e non era più ricoverato, qui vediamo la sua funzione del cammino, sia a piedi nudi che con le calzature, un quadro relativamente comune, cioè di debolezza degli arti inferiori associata a perdita di sensibilità e un quadro di spasticità. Vedete la rigidità che ha, l'appoggio che spesso non comporta un appoggio completo del tallone, per cui un quadro misto di debolezza agli arti inferiori, perdita di sensibilità, spasticità, per cui iperattività muscolare soprattutto durante lo stretch, comunque prevalentemente in alcune fasi del passo. Il programma di trattamento che è stato somministrato a questo paziente è multiplo, cioè lui ha utilizzato robotica, esoscheletri indossabili per permettere una funzione del cammino controllata, elettrostimolazione funzionale, esercizi di rinforzo, stimolazione vibratoria, che non so quanti di voi conoscono, però è un'altra delle modalità con cui si cerca di incrementare le afferenze, per cui quell'approccio bottom up che menzionava prima il collega. Io ho portato quello che nella nostra pratica clinica utilizziamo spesso, dei dati di esame del cammino, che non so quanto siano comuni, però cerco solo di evidenziare alcuni elementi.
cammino, ma e questo diciamo ricalca quello che abbiamo visto, cioè bassissima velocità, vedete il riferimento di normalità, per cui cammino a bassissima velocità, bassa cadenza perché una frequenza di passi molto ridotta, una netta riduzione della lunghezza del passo, lui non riesce ad allungare il passo perché non riesce ad avere una flessione adeguata di anca, un'estensione del ginocchio ed ha delle reazioni associate. Sì, no, faccio così perché sennò... Ok, così questo lo allontano. Ok. Ridotta lunghezza del passo e ridotta velocità di volo, cioè la velocità che ha l'arto in oscillazione. Questo è un parametro molto importante per quel che riguarda sia una valutazione, diciamo, va a influire molto sulla fluidità del movimento ed è spesso condizionata dalla spasticità e dalla debolezza. Questi sono i dati a piedi nudi. Questi sono i dati cinematici, cioè i movimenti articolari del bacino, dell'anca, del ginocchio e della caviglia. Quello che vorrei mettere in risalto è un incremento dell'oscillazione del bacino. Lui, non avendo un movimento adeguato degli arti inferiori, deve far oscillare di più il bacino, ha una riduzione, una netta esagerazione dell'estensione del ginocchio in alcune fasi del passo, quando lui dovrebbe fletterlo non riesce in modo adeguato, e una perdita di un adeguato movimento della tibiotarsica, della caviglia. Con le scarpe l'esame è leggermente migliore dal punto di vista della performance, ma sostanzialmente rimane invariato. Come mai con le scarpe molto spesso in questi casi è agevolato la funzione del cammino? Qualcuno di voi ha esperienza sul perché? Per vari motivi. Uno, perché la suola può permettere lo sviluppo della progressione dell'avanzamento del peso quando deve andare sulla fascia plantare, insomma il passaggio del centro di gravità dalla parte posteriore a quella anteriore. E due, perché in casi come questo di spasticità, dove c'è una slatentizzazione, un incremento delle reazioni cutanee, i pazienti spastici, gli sfiori hanno delle attivazioni muscolari, questo tipo di reazioni abnormi sono ridotte quando non c'è un contatto diretto col terreno della cute. Per cui dicevo, il programma è stato complesso, come abbiamo detto, ed è stato, in questo caso, io ho portato dei casi in cui l'utilizzo associato, multimodale delle diverse tecniche che abbiamo citato prima sono state funzionali e la singola non riusciva a dare un vantaggio specifico. In questo caso, dicevo, la problematica era a livello di deambulazione quella di non riuscire a produrre una flessione di anca adeguata e di estensione del ginocchio e anche una stabilità del bacino idonea. Vedete come lui deve tenersi con gli arti, con le braccia. Ad esempio in questo caso l'utilizzo dell'elettrostimolazione funzionale è stato molto utile per favorire quella che noi chiamiamo triplice flessione, per cui nella fase di stacco dell'arto di favorire una flessione associata di ginocchio e di anca, che è quello che ci permette poi di lanciare l'arto e farlo oscillare adeguatamente. Qui avete visto il pattern di cammino post, che avete visto come pattern di cammino non è cambiato sostanzialmente, cioè se io dovessi giudicare il cammino se si è modificato in modo straordinario, non nella sua valutazione qualitativa globale, però se andiamo a vedere in realtà l'esame del cammino, vediamo che ci sono state delle differenze non irrilevanti in una fase cronica di un paziente che aveva già fatto un suo percorso, per cui vediamo che c'è stato un incremento della velocità media, un incremento della cadenza, ma soprattutto un netto incremento della velocità di volo. Questo è un parametro che non è per niente facile modificare in una fase cronica, cioè in un paziente che ha già fatto elettrostimolazione, rinforzo, rieducazione funzionale, ma anche cammino. Dunque probabilmente c'è stato un qualcosa in più e
a mio avviso è stata l'associazione di una stimolazione midollare e della elettrostimolazione funzionale mediante una applicazione multisegmentale, che è una delle cose che è davvero difficile eseguire proprio per problematiche tecnologiche. Non ci sono strumenti che riescono a fare un'elettrostimolazione su diversi muscoli contemporaneamente in un modo sincronizzato. Andiamo a guardare il movimento articolare, come si è modificato. Vediamo che c'è stata una riduzione dell'escursione del bacino. Vedete qui nell'obliquità c'è stata una simmetrizzazione. Questo vuol dire che è stato necessario far oscillare un po' di meno il bacino, e se voi guardate anche la flessione, l'estensione di anca nel momento di appoggio centrale, quando stiamo avanzando col tronco e la coscia va all'indietro, vediamo che c'è stato un incremento, in modo particolare a destra. Questo dal punto di vista cinematico nella fase post. Dal punto di vista cinetico, l'applicazione di forze, vediamo anche qui delle differenze che non è per niente facile realizzare in una fase subacuto cronico, e cioè c'è stata una riduzione dei momenti di torsione del ginocchio, che inevitabilmente, appoggiando di punta e avendo una difficoltà nel far avanzare il carico, ci sono delle torsioni sul ginocchio. Ha avuto una riduzione dei movimenti di rotazione a livello del ginocchio e del sovraccarico, come lo chiamiamo noi, estensorio sul ginocchio, cioè quella componente di iperestensione che spinge il ginocchio indietro nella fase di appoggio centrale prevalentemente. Per quel che riguarda il cammino con le scarpe, vediamo che anche qui c'è stata addirittura quasi la duplicazione della velocità media e anche quasi della velocità di volo, per cui anche qui c'è stato un netto miglioramento della performance, che, ripeto, non significa aver cambiato il pattern di per sé, però significa per il paziente incrementargli la resistenza, incrementare la velocità, che è un dato che sulla qualità della vita, su come io posso fare le cose che fanno tutti, esco dalla macchina e devo andare in un posto, se ci metto la metà del tempo è una cosa che dal punto di vista relazionale e sociale è un netto vantaggio. E anche in questo caso con le scarpe c'è stata una modificazione, come avevo fatto vedere prima, a livello di flessione di anca e di movimento del ginocchio, sia in termini di movimento articolare che di generazione di forze. Test del cammino che noi usiamo fare, vedete come c'è stato, dopo circa 1 anno e mezzo di trattamento, un incremento della sua sicurezza percepita e un incremento dei metri effettuati in 6 minuti, quello che dicevo prima dell'impatto sulla qualità della vita, una netta riduzione, un incremento della velocità, per cui una riduzione del tempo necessario a svolgere i 50 metri. Dal punto di vista funzionale è rimasto nella necessità di utilizzare due bastoni. Secondo caso totalmente diverso, anche in questo caso è un giovane del 79 con una paraplegia incompleta, con una importante spasticità, in questo caso su base traumatica, su un incidente della strada. Molto diverso perché in questo caso l'ipostenia era decisamente maggiore, paziente non deambulante, o meglio un paziente che, perché ha davvero una grande carica vitale e una grande volontà, è in grado di verticalizzarsi con dei tutori gamba-coscia-piede, dei CAFO, rigidi, facendo un movimento esclusivamente di anca e di bacino, però devo dire davvero un movimento non consigliabile ai fini della preservazione dell'osso, per lui lo faceva perché gli dava giustamente la sensazione di verticalizzarsi. Però questa era l'unica esperienza vera di verticalizzazione e cammina che lui avevo, per cui riusciva a fare un cammino con un deambulatore e questi CAFO per 4-5 metri, per cui per spostamenti intradomiciliari brevi. Anche in questo caso abbiamo applicato stimolazione epidurale a livello lombare e stimolazione funzionale a livello segmentale, sia di coscia che di gamba. Ripeto, paziente non deambulante, per cui l'obiettivo non era di per sé modificare il cammino, l'abbiamo fatto mediante l'utilizzo di una macchina che si chiama Lambda, che in pratica è un mobilizzatore asimmetrico degli arti inferiori. Qual è la qualità rispetto ad altri strumenti? Permette di differenziare la modalità con cui viene applicata l'assistenza destra contro sinistra, che è una cosa che non molti macchinari riescono a fare. Un'altra qualità importante è quella che permette di regolare la seduta, per cui l'estensione del tronco,
fino a raggiungere una quasi estensione totale, e questo da un certo punto di vista, cercando di avere un allineamento tronco, bacino, arti inferiori, permette di ricalcare una posizione tipica del cammino, cosa che nella cyclette non è raggiungibile. Per cui l'idea era quella: cerchiamo di raggiungere una posizione simile a quella del cammino, vediamo se cambia qualcosa. In questo caso non abbiamo potuto fare l'esame del cammino, abbiamo fatto un esame elettromiografico durante l'esecuzione di questo esercizio con questo macchinario, dove lui cercava di dare un'assistenza nella mobilizzazione. Vediamo, questo ora non so quanti di voi hanno familiarità con l'elettromiografia, però è un esame di per sé molto alterato, cioè c'è una destrutturazione dell'attività elettromiografica. Qui vedete sono 4 gruppi muscolari, cioè ci sono muscoli agonisti e antagonisti di gamba e di coscia, cioè il tibiale anteriore, il tricipite surale, i 2 gastrocnemi e il solio, per cui antagonisti di gamba e antagonisti di coscia, retto femorale e semimembranoso. Quello che normalmente succede è un'attivazione con dei complessi molto ravvicinati. Nella fisiologia noi attiviamo il muscolo e poi lo rilasciamo, per cui vediamo delle attivazioni non prolungate ma ristrette nel tempo, che sono alternate tra gruppi antagonisti, cioè quando si attiva uno non si attiva l'altro. Vedete qui che invece c'è un'attività, una minima attività a livello del tibiale anteriore di sinistra, di destra, leggermente maggiore di sinistra, però un'attività subcontinua, come diciamo noi, e a livello di tricipite surale, del muscolo del polpaccio, c'è un'attività subcontinua, non c'è un reclutamento ottimale, c'è un'attività molto continua che si associa al quadro di spasticità. Netta riduzione dell'attività del retto femorale destro e del sinistro, il sinistro leggermente meglio, dove a destra non si osserva alcunché di timing, come diciamo noi, cioè di alternanza di attivazione di muscoli antagonisti, a sinistra si ha una lieve percezione, però c'è comunque un'attività subcontinua. Dopo aver effettuato un training relativamente prolungato, cioè all'incirca di un mese e mezzo, 2, vediamo delle cose molto interessanti, e cioè che il tibiale anteriore di destra comincia ad avere un'attivazione più tendente al fisiologico. Il sinistro ha aumentato parecchio la sua intensità di attivazione e si ha una percezione di alternanza destra verso antagonisti a destra, a sinistra si ha un incremento dell'attivazione senza una vera alternanza. Questo allora per allontanarsi molto da quello che è il ragionamento fatto prima. Stiamo parlando di tutt'altro, c'è un dato di laboratorio che non è un dato funzionale, però dal nostro punto di vista è un dato molto importante, cioè stiamo parlando di un paziente con un trauma, mi sembra del 2009-2008, per cui in fase più che cronica. Siamo in grado di modificare quello che succede a livello di attivazione muscolare a distanza di 14 anni dal trauma. Dipende da quello che facciamo, e questo è nella logica di quello che diceva il collega. Poi, prima lo si fa, meglio è, però dobbiamo tenere presente che molte cose che noi non vediamo come risultati, non le vediamo perché non siamo in grado noi o di capirle o di interagire in modo adeguato. E, ripeto, qui non è che è cambiata la funzionalità del paziente, però se siamo in grado di modificare l'attivazione muscolare, molto probabilmente saremo in grado di attivare vuol dire che siamo in grado di attivare delle aree diverse, perché questa non è un'elettrostimolazione muscolare, per cui non è che vedo, qui non c'era l'elettrostimolazione in corso, che naturalmente se io sto facendo l'elettrostimolazione non posso fare per bene un'elettromiografia, sono dati senza elettrostimolazione. Qui sono in grado di modificare l'attivazione spontanea del paziente. Questo è un dato fondamentale in questo tipo di patologia, perché speriamo tutti che la medicina continui ad avanzare. Nel momento in cui io voglio cercare di raggiungere il massimo risultato possibile, se sono in grado di effettuare questo tipo di stimolazioni, posso sperare di raggiungere dei risultati migliori. Questo è un caso che, andiamo avanti, è un caso che
mi tiro la zappa io sui piedi, non sono stato, mia colpa perché il dottor Molteni sicuramente l'avrebbe fatto, non sono stato in grado io di documentare in modo adeguato. Quello che vedete qui non è il paziente di cui sto parlando, ma sto rappresentando il tipo di deambulazione che questo paziente aveva. È un paziente affetto da una paraparesi atassica, giovane dell'84, che ahimè è defunto ora perché la base di questa paraparesi era una neuropatia correlata alla chemioterapia in corso di leucemia linfoblastica acuta. Danno nervoso che aveva prevalentemente, direi quasi esclusivamente, coinvolto le vie afferenti. Sensibilità sia cutanea ma soprattutto profonda, quella che ci dà il senso di posizione, la propiocezione, pressoché assente. Quello che si realizza è una deambulazione che noi chiamiamo atassico-talloneggiante, che è molto simile a quello che fa questo paziente. Vedete, lui è incerto su quello che fa, appoggia in modo scomposto, tra virgolette, perché se voi osservate gli occhi di questo paziente, non riesce a staccare lo sguardo dai piedi, perché se lo fa cade. Lui non sente quello che fa, per cui deve guardare. Allora, se lui guarda, riesce a comandare il movimento in modo sufficientemente buono, anche se non fluido. Se lui non guarda, non è in grado di comandare quello che sta facendo. In questo caso, la forza, nelle fasi acute, nelle fasi subacute, c'è una perdita di forza, perché comunque il muscolo non viene attivato in modo adeguato, ma in realtà la forza c'è, sia antigravitaria che controresistenza, per cui non è un problema di forza, è un problema di espressione della forza, ok? Per cui in questo caso quello che bisogna cercare di fare, e che noi abbiamo grande difficoltà a fare, è fargli capire, non solo mediante la vista, perché la vista lui si organizza per cercare di metterla in gioco durante l'esercizio, cercare di far arrivare alle aree del sistema nervoso coinvolte nel movimento, in questo caso nel cammino, far arrivare gli stimoli adeguati, che non significa solo far arrivare un impulso, significa far arrivare il giusto impulso, cioè quello della tensione dei nervi, quella della tensione dei tendini, ma anche di un'attivazione muscolare adeguata. Cioè, se io attivo male il muscolo perché non so quello che sto facendo, starò facendo arrivare un messaggio sbagliato a quei centri che daranno un feedback alterato. E allora, in questo caso, è il paradigma di quello che dicevamo prima, cioè io devo cercare di realizzare un'attivazione muscolare idonea per quel tipo di movimento in quel momento, e cercare di agevolare, come dire, di stimolare la trasmissione nervosa. Per cui anche in questo caso abbiamo applicato, su di lui questo era un paziente davvero che mi ha dato una grandissima soddisfazione, anche se purtroppo la patologia di base poi ha portato all'exitus, però lui aveva provato di tutto. Nel momento in cui ha avuto la possibilità di utilizzare nello specifico il Victor, gli è cambiata la vita, perché lui aveva la possibilità di avere un feedback acustico che permette di distogliere almeno in parte lo sguardo, aveva delle attivazioni muscolari idonee, aveva un rinforzo di stimolazione a livello midollare che permette di raggiungere i centri alti. Ripeto, mia colpa, e ormai la cosa è andata, per cui non ho modo di recuperare, però così mi piace riportare comunque i risultati funzionali che lui aveva raggiunto, perché in questo caso erano stati notevoli, e cioè lui, guardate la progressione che aveva avuto nel 6 minutes, per cui era passato a più che raddoppiare il percorso effettuato in 6 minuti, aveva più che dimezzato la velocità nei 50 metri, ma soprattutto era passato dall'utilizzare un deambulatore in ambito intradomiciliare, non in esterno, a camminare con 2 bastoni prevalentemente, a volte anche con uno. Vado avanti. Ulteriore caso. Qui parliamo ancora di tutt'altro, per cui paziente sempre giovane, un paziente del 98, incidente della strada che aveva provocato un duplice danno sia a livello cranioencefalico, per cui un trauma cranico importante con uno stato di coma per una decina di giorni se non ricordo male,
e anche una contusione midollare, per fortuna senza una vera e propria lesione anatomica del midollo, però ha avuto una fase di contusione midollare che ha associato per un tempo all'incirca di 8 mesi un danno funzionale del midollo, anche in assenza di una lesione anatomica, per l'edema, per l'emorragia che si era creata localmente. Questo paziente funzionalmente, qui ho riportato i video dell'esecuzione del movimento con l'arto superiore sinistro, funzionalmente aveva una emiparesi sinistra, per cui una riduzione di forza, spasticità in arto superiore sinistro più che nell'arto inferiore, riduzione parziale della sensibilità e un cammino che era sia di tipo emiparetico che atassico, per cui con una incoordinazione. È stato attuato un programma multiplo, tossina botulinica all'arto superiore, trattamento di rieducazione al cammino robotizzato mediante esoscheletro, elettrostimolazione funzionale con Victor, rieducazione con lambda per cercare di stimolare la simmetria di reclutamento degli arti inferiori, e lui ha utilizzato anche una stimolazione elettrica peroneale, una stimolazione del nervo periferico a livello della gamba per cercare di stimolare la dorsiflessione. Vedete, dopo un tempo di circa 2 mesi, non so se è osservabile in modo macroscopico, però penso di sì, guardate la flessione di gomito e anche la capacità di elevare l'arto, come si è modificata nel pre e nel post, e l'apertura della mano. Cerco di far ripartire, ecco i video. Vedete la mano come aperta e invece come era chiusa nella fase pre. Quindi in questo caso dal punto di vista funzionale c'è stato un ottimo risultato per quel che riguarda l'arto superiore, e dal punto di vista delle misurazioni che noi siamo in modo ossessivo cerchiamo di effettuare, questo è un esame cinematico della funzionalità dell'arto superiore. Noi lo facciamo di routine per 2 movimenti standard, cioè uno che è di avvicinamento dell'arto superiore e uno di allontanamento, per cui il mano alla bocca e il reaching. Questo dell'arto destro, che è quello che funzionalmente era già ad una performance molto alta, e vediamo che qualche miglioramento qua e là, però non ci sono delle sostanziali differenze tra il pre e il post. Qui i parametri che noi di solito utilizziamo sono il tempo nell'eseguire il gesto andata e ritorno, la flessione di gomito, l'utilizzo di compensi, la velocità nella flessione del gomito, la ripetibilità del movimento e la fluidità del movimento. Diciamo, sull'arto destro, che era quello però, ripeto, già buono, non grandi differenze. Sull'arto invece superiore sinistro c'è stato un bel cambiamento. Innanzitutto vediamo che il reaching, l'allontanamento, non era correttamente eseguibile, per cui non era idoneo il risultato, per cui non c'è il risultato perché non era il paziente in grado di eseguire il movimento in modo adeguato, per cui di portare a termine il compito. Nel mano alla bocca invece sì, e vediamo le differenze dove nel mano alla bocca c'è la capacità di eseguire il movimento in modo più veloce, per cui con un tempo ridotto, c'è un incremento della fluidità, un miglioramento della flessione del gomito e della velocità di flessione del gomito. Nel reaching, ripeto, non c'era un riferimento, però direi un ottimo risultato. Anche solo confrontando destra con sinistra vediamo che non ci sono delle differenze, cioè ci sono ma non sono macroscopiche. Questo paziente dal punto di vista funzionale, poi vedremo in ultimo, ho messo dei test funzionali per un paziente che è tornato ad utilizzare l'arto sia per gesti bimanuali, per cui utilizzava l'arto sinistro per prendere degli oggetti, che per manipolare alcuni oggetti più piccoli. Vediamo il cammino. Aspettate, faccio ripartire i video. Questo è il cammino con la FES peroneale, per cui con una stimolazione solo periferica. Questo è il cammino con il Victor, questo è il cammino con il Q-Walk, che è uno strumento molto interessante che
è uno strumento molto interessante che in pratica proietta una luce sul terreno sincrono con il movimento che si sta facendo, in modo tale da dare un feedback visivo. È come se il paziente dovesse toccare, c'è l'istruzione che viene data, e vai a raggiungere la luce che vedi mentre cammini, per cui uno stimolo, un feedback visivo per cercare di dare un'adeguata lunghezza del passo e un timing adeguato durante il cammino, che è una cosa che ne so che il fisioterapista a volte fa a voce, no? Dice allunga il passo, vai più veloce, qui è un supporto di questo tipo. Per quel che riguarda il cammino, anche in questo caso abbiamo fatto un esame tradizionale, un'analisi strumentale del cammino mediante un sistema optocinetico, e vediamo che la performance dal punto di vista funzionale non si è modificato in modo sostanziale. Anche in questo caso vediamo che le velocità sono abbastanza simili, la cadenza è leggermente diminuita, però diciamo in realtà è sostanzialmente simile. Però quello che osserviamo è un incremento, come dicevo prima, che è un parametro per noi molto importante, della velocità di volo, soprattutto a sinistra, che è il lato più deficitario, e un incremento della lunghezza del passo, che era il nostro obiettivo, cioè quello di cercare di stimolare una dorsiflessione ed un allungamento del passo sinistro. Dal punto di vista cinematico, per cui del movimento articolare, vediamo che effettivamente, vedete tra il pre e il post, c'è un incremento della flessione di ginocchio, perché lui riusciva a portare, e della flessione di anca, lui riusciva a portare più su il ginocchio, grazie a un incremento della flessione di anca e di ginocchio e una dorsiflessione leggermente incrementata. È un altro dato molto rilevante dal punto di vista cinetico, per cui delle forze messe in gioco, che è uno dei parametri che noi utilizziamo per capire quanto il paziente riesce a caricare, è il momento abduttorio dell'anca, cioè quanto vengono reclutati i glutei. Per semplificare, non è così naturalmente, però il significato si assimila a questo. Vedete che tra il pre e il post a sinistra c'è un netto incremento. Questo vuol dire che il paziente è in grado di trasferire maggiormente il carico a sinistra e di bilanciare il bacino grazie all'appoggio sinistro. Un'altra cosa secondo me molto rilevante è un dato elettromiografico dove faccio giusto poche osservazioni. A livello di arto inferiore non è stato fatto trattamento con tossina botulinica per la spasticità, invece all'arto superiore sì. Quello che si può notare è di patologico, questo è l'esame pre, è un discreto, allora c'è un discreto timing come lo chiamiamo noi, per cui vedete che quando si attiva il tibiale anteriore che dorsiflette la caviglia c'è un relativo silenzio dei muscoli del polpaccio e viceversa, però c'è un pattern prolungato come lo chiamiamo noi, cioè fisiologicamente c'è un doppio picco, c'è un picco quando staccato l'arto devo portare sulla punta del piede, poi quando sto per appoggiare devo di nuovo tirare sulla punta del piede per avere un appoggio del calcagno, ok? Per cui tipicamente c'è un doppio picco. Vedete che qui a sinistra non c'è un doppio picco, ma c'è un'attivazione prolungata. A destra, che è il lato relativamente migliore, c'è una tendenza al doppio picco, vedete che ci sono un po' delle agglomerazioni dell'attivazione, ma non è un vero doppio picco, anche qui c'è un timing prolungato. Altro dato patologico, queste sono le attivazioni selettive, cioè noi chiediamo di fare da seduto 3 dorsiflessioni della caviglia a ginocchio flesso, a ginocchio esteso, vedete che ha un buon reclutamento selettivo, e poi facciamo uno stretching dei plantiflessori del tricipite surale, vedete che c'è un'attività, questi sono dei cloni, questa è un'attività tipica del clono, per cui c'era un'iperattività, spasticità, stretch dependent, un'iperattività dipendente dallo stiramento del muscolo, che è un fenomeno tipico della spasticità. Cosa succede? Alle prove selettive vedete che c'è una netta riduzione della componente di iperattività muscolare, perché non ci sono più i cloni. Questo ora è una cosa molto interessante perché non è stata somministrata terapia farmacologica differenziata per quel che riguarda il trattamento della spasticità, né per via orale né per via intramuscolare, per cui la tossina botulinica. Questo è un dato molto rilevante perché vuol dire che la spasticità non è un fenomeno statico, è un fenomeno modulabile a seconda di quello che noi facciamo sul paziente, e molto spesso a modificare l'iperattività più che la forza e anche la forza, però in realtà
e l'afferenza, perché la spasticità molto spesso deriva da una cattiva comunicazione di quello che sta succedendo perifericamente, per cui il muscolo si attiva in modo reattivo, in modo abnorme. In questo caso è probabilmente migliorata diciamo, la comunicazione tra periferia e centro, e dunque ci sono state meno reazioni allo stiramento. Per quel che riguarda il cammino, vediamo tipo di pattern grossolanamente simile, però guardate a sinistra come è cambiato, non c'è più quella attività prolungata, e a destra, qui diciamo, riportato in modo comparativo, vedete che c'è una tendenza al doppio picco, non c'è questa attività prolungata, e a destra c'è una netta, guardate qui, maggiore conglomerazione dell'attività muscolare. Ok? Questi sono dati che non mi fanno dire che so, il muscolo è diventato migliore, più forte, significa è cambiato il controllo motorio del gesto, ok? Che è quello che noi cerchiamo di fare con tutto l'ambaradan di macchinari che abbiamo a disposizione. Per riassumere dal punto di vista funzionale, l'ARAT è una scala, non so chi di voi la conosce, è una scala che di attività, cioè va ad esplorare come io prendo un oggetto sferico, come manipolo un oggetto piccolo, per cui vedete c'è il grasp, la presa, il pinch e il movimento grossolano. Vedete che c'è un netto incremento della funzionalità nel post, grazie all'intervento funzionale dell'arto superiore sinistro che non era coinvolto nell'attività di vita quotidiana del paziente. Il box and blocks è un test dove si vanno spostati dei cubetti da un lato all'altro di diciamo, di una scatoletta. Vedete che lui a destra è rimasto invariato in un minuto, a destra ha spostato lo stesso numero di cubetti, a sinistra è passato dallo spostare un cubetto a spostarne 9. Nine hole pec test è un test sempre di motricità fine dell'arto superiore, non si è modificato. 6 minute non riusciva a camminare per 6 minuti consecutivi, è riuscito a fare 170 metri. Questo è un dato che dal punto di vista anche qui della qualità della vita può fare la differenza, e una parziale riduzione della velocità nel 50 metri, per cui globalmente sta a significare nel cammino funzionale reale riduzione della velocità.